Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video. Come notate sono fuori dal mio lab, non sono ancora rientrata, ragion per cui ho deciso di realizzare un tutorial only crochet, ovvero ci occorrerà soltanto uncinetto e filato di qualsiasi tipo per realizzare questa borsa super facile e super veloce. Fatemi sapere se potrebbe interessarvi questo genere di video dove utilizzo soltanto uncinetto e cordino. Oltre a questa borsa ho realizzato anche questa pochette utilizzando lo stesso schema ed è molto graziosa. Ancora devo applicare una chiusura, applicherò sicuramente quella magnetica, quella calamita. Comunque, ritornando a questa borsa, ho utilizzato uno schema che si vede sul web, quindi non è frutto della mia fantasia assolutamente, però l'ho realizzata ugualmente seguendo due tecniche di lavorazione che utilizzo sempre nelle mie creazioni e quindi nei miei tutorial. Quindi un video tutorial sicuramente da non perdere. Detto questo, vi mostro subito ciò che ho utilizzato per realizzare questa borsetta. Per questo progetto andrò ad utilizzare del cordino, volendo è possibile utilizzare qualsiasi tipo di filato, uncinetto 3,5, una chiusura a cartella o anche delle chiusure magnetiche da cucire direttamente sulla lavorazione e una tracolla. Intanto prendo il cordino e l'uncinetto 3,5, vado a fare un anello magico in questo modo, poi inserisco l'uncinetto all'interno, tiro il filo e vado a fare la prima catenella. All'interno di questo anello magico dovrò lavorare 12 maglie alte. La prima maglia alta dovrei sostituirla lavorando 3 catenelle, quindi qua c'è la prima, la seconda e la terza. E qui entra in gioco la mia prima tecnica di lavorazione. La prima maglia alta non la sostituisco con le 3 catenelle, ma ne sfilo 2. Quindi 1, 2, lascio soltanto una catenella, inserisco nuovamente l'uncinetto e vado a fare la prima maglia bassa in questo modo. Dopodiché inserisco l'uncinetto in questa maglia della maglia bassa che ho al di sotto, prendo il filo e vado a fare un'altra maglia bassa e ho così la mia prima maglia alta. È una tecnica che già chi mi segue ha visto in altri tutorial, fra poco vi mostro il motivo per cui lavoro in questo modo. A questo punto mi mancano altre 11 maglie alte, quindi carico il filo e normalmente le vado a lavorare. Seconda maglia alta, terza maglia alta, di tanto in tanto stringo un po' e chiudo l'anello e continuo così fino a raggiungere le 12 maglie alte che mi occorrono. 12ª maglia alta, adesso tiro la codina e stringo l'anello magico un po' quanto basta, va bene così, e vado a chiudere il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta, che vi ricordo che è composta da una maglia bassa e un'altra maglia bassa lavorata al di sopra. Quindi è qui, è anche ben visibile, quindi non abbiamo soltanto l'asola della terza catenella, ma abbiamo una bella maglia alta su cui lavorare. E voilà! Ho terminato così il primo giro di 12 maglie alte. A questo punto dovrei alzarmi nuovamente con le 3 catenelle, ma ne faccio una, vado a lavorare una maglia bassa sempre nello stesso punto e mi alzo a maglia alta lavorando un'altra maglia bassa all'interno di questa maglia, quindi come ho fatto prima, e voilà! E ho così la mia prima maglia alta. A questo punto carico il filo e vado a lavorare un'altra maglia alta sempre nello stesso punto. Il secondo giro è composto da aumenti, quindi andrò a lavorare 2 maglie alte in ciascuna maglia alta sottostante fino ad ottenere 24 maglie alte. Quindi carico il filo nuovamente e nella seconda maglia alta vado a lavorare 2 maglie alte. 1 e 2, maglia successiva altre 2 maglie alte e così via per tutto il giro. 24ª maglia alta. A questo punto posso andare a chiudere il secondo giro sempre nella prima maglia alta con una maglia bassissima.
e voilà, stringo un po', vado a fare sempre la mia solita catenella e nello stesso punto vado a fare una maglia bassa, entro nella maglia della maglia bassa e mi alzo a maglia alta. Quindi adesso vi mostro il motivo per cui adotto questa tecnica, semplicissimo, ve lo mostro in un altro campioncino che ho preparato per voi. Notate come lavorando le 3 catenelle ad ogni giro si crei questo spazio che a parer mio è antiestetico, non mi piace per niente. Quindi per ottenere un lavoro più pulito possibile, più perfetto possibile, anche se la perfezione non esiste, io adotto questa tecnica che vi ho mostrato. Infatti potete notare le differenze. Quindi a questo punto posso mettere da parte questo campioncino che ho realizzato per voi e possiamo continuare con la lavorazione oro. Vado a fare un aumento nella seconda maglia alta sottostante. Prima e seconda maglia alta. Nella prossima maglia alta farò una maglia alta e nella maglia alta successiva farò un aumento composto da 2 maglie alte. Quindi prima e seconda maglia alta nello stesso punto. Una catenella, una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia della maglia bassa, nella maglia successiva vado a lavorare un'altra maglia alta, nella maglia successiva vado a lavorare un aumento, 1 e 2 e voilà. Questo quarto giro sarà composto da una maglia alta e un aumento per tutto il giro, quindi per 12 volte fino ad ottenere 48 maglie alte. Catenella, una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia, quindi prima maglia alta. Nelle prossime 2 maglie alte vado a fare una maglia alta, una e 2, per un totale di 3 maglie alte. Nella maglia successiva vado a fare un aumento. Per tutto il giro ripeterò 3 maglie alte ed un aumento fino ad ottenere 60 maglie alte. Durante il sesto giro dovrò lavorare 4 maglie alte e un aumento e così via fino ad aumentare 5 maglie alte e un aumento, 6 maglie alte ed un altro aumento finché non raggiungo il diametro desiderato. Però a questo punto mi fermo perché entra in gioco la seconda tecnica. Come notate la lavorazione non è perfettamente tonda, bensì si vedono un po' gli aumenti un po' qua e là. Cosa andrò a fare? Andrò a distribuire gli aumenti in un'altra maniera, quindi non seguirò lo schema 4 maglie alte ed un aumento, vado a lavorare la prima maglia alta, la seconda maglia alta, l'aumento lo lavoro nella terza maglia alta, quindi vado a lavorare 2 maglie alte, 1 e 2, e le altre 2 maglie alte le vado a lavorare nelle prossime 2 maglie alte successive, che non sono altro che l'aumento del giro precedente. Ecco qua, qui c'è l'aumento del giro precedente e vado a lavorare una maglia alta e una maglia alta. E adesso cosa vado a fare? Vado a ripetere lo stesso schema, ovvero 2 maglie alte, quindi la prima e la seconda nella successiva. Qui vado a fare l'aumento, 1 e 2, e nelle 2 maglie successive vado a lavorare una maglia alta in ciascuna maglia alta, quindi 1 e 2, semplicissimo. In
questo modo la lavorazione risulterà più tondeggiante piuttosto che squadrata. Catenella, una maglia bassa, a questo punto durante il settimo giro non dovrò fare altro che lavorare 5 maglie alte e un aumento. Vado a lavorare le prossime 4 maglie alte, quindi seconda, terza, quarta e quinta. A questo punto posso andare a lavorare un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, 1 e 2. Vi faccio vedere più da vicino. Quindi nel giro precedente abbiamo l'aumento da questa parte, nel settimo giro ho spostato l'aumento da quest'altra parte qui. Generalmente l'aumento del giro successivo si lavora sempre sul secondo aumento di ogni aumento. Bene, ottavo giro, ho fatto la mia prima maglia alta come al mio solito. A questo punto dovrò andare a lavorare 6 maglie alte ed un aumento, e durante questo giro andrò a distribuire le maglie nel seguente modo. Vado a lavorare la seconda maglia alta. Per esempio nella terza maglia alta vado a lavorare l'aumento qui, quindi 1 e 2 maglie alte sempre nello stesso punto. A questo punto, per completare il modulo fatto da 6 maglie alte ed un aumento, mi occorre lavorare 4 maglie alte perché le prime 2 sono qui, la prima e la seconda aumento, e lavoro 4 maglie alte nelle prossime 4 maglie alte successive sottostanti. Quindi io continuerò così per tutto il giro. Come vi dicevo prima, vi lascerò una schermata con lo stesso schema che andrò ad eseguire adesso io, quindi potrete replicare lo stesso schema passo passo. E voilà, il mio pannello all'uncinetto tondo è così pronto. Ho lavorato in totale 11 giri a maglia alta, raggiungendo così 32 cm di diametro. È chiaro che le misure possono variare in base al filato e all'uncinetto utilizzato, questo è del tutto normale, non è assolutamente un problema. Raggiunta così la dimensione desiderata, mi ritrovo con 132 maglie alte che andrò a suddividere in 2 parti, ovvero 66 maglie alte a destra e 66 a sinistra. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a contare dalla prima maglia alta, quindi dall'avvio della nostra lavorazione, la prima di 66. Quando arriviamo alla 66esima la andiamo a segnare con del marcapunti o con del cordino, come ho fatto io. Questo perché? Perché andremo a realizzare la parte frontale della nostra borsa direttamente su questa lavorazione, quindi la nostra borsa sarà realizzata tutta in un unico pezzo senza tagliare il cordino. Fatta la catenella, vado a lavorare una maglia bassa nella maglia sottostante, ma lo faccio in costa retro, quindi prendo la costina retro e nel mio caso prendo anche la maglia che ho all'interno, quindi questa qui, solita lavorazione che faccio. Voi ovviamente potete lavorare come siete abituati a fare, e faccio una maglia bassa. Vado a fare un'altra maglia bassa nella maglia della maglia bassa, ma non la chiudo perché andrò a fare la mia prima diminuzione. A questo punto carico il filo, vado nella maglia alta successiva sempre in costa, prendo anche la maglia che ho all'interno, prendo il filo, chiudo le prime 2 asole, ho 3 asole sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme, prima diminuzione. A questo punto vado a ripetere il modulo composto da 9 maglie alte e una diminuzione che già abbiamo fatto. Quindi carico il filo sempre in costa, vado a lavorare la prima maglia alta di 9 e così via. 1, 9. Fatte le mie 9 maglie alte, vado a fare la seconda diminuzione lavorando queste 2 maglie alte insieme, quindi carico il filo
entro nella prima e prendo il filo e chiudo solo le prime 2 asole, carico nuovamente, vado nella seconda maglia alta, prendo il filo, chiudo solo le prime 2 asole, ho 3 asole sull'uncinetto e le vado a chiudere tutte insieme. Quindi per 6 volte andremo a ripetere lo stesso modulo, una diminuzione e 9 maglie alte, fino a completare tutto il semigiro. Ovviamente concluderemo con 9 maglie alte. Ultima maglia dove c'è il marcapunti o il cordino, vado a lavorare la 9ª maglia alta. E voilà! Abbiamo terminato così il primo giro di diminuzioni e abbiamo realizzato questa sorta di giro borsa. Quindi man mano che andiamo a scalare, quindi a diminuire, formeremo la parte frontale della nostra borsa. A questo punto cosa faccio? Volto il lavoro, faccio la solita catenella per alzarmi, sotto la maglia alta vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa non chiusa nella maglia della maglia bassa, vado a fare la mia prima diminuzione del secondo giro, carico il filo, vado nella maglia successiva, chiudo le prime 2, ho 3 asole, prima diminuzione e voilà. Quindi se nel giro precedente abbiamo lavorato una diminuzione e 9 maglie alte, in questo giro lavoreremo una diminuzione e 8 maglie alte per 6 volte fino a raggiungere 54 maglie alte. 1, 2 e 8. Primo blocco terminato, vado a fare il secondo, quindi carico il filo, una diminuzione, 1, 2 e le chiudo tutte e 2 insieme e ripeto 8 maglie alte. Concluderò il semigiro con 8 maglie alte. Volto il lavoro, già inizia a prendere forma, faccio la catenella per alzare il lavoro, faccio una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia della maglia bassa, ma non la vado a chiudere perché faccio sempre la prima diminuzione ad inizio semigiro, carico il filo, vado nella maglia successiva, chiudo le prime 2 e le 3 asole le chiudo insieme, ho fatto la mia prima diminuzione. A questo punto andrò a lavorare non più 8 maglie alte ma 7 maglie alte, tutto sarà a scalare. Quindi semplicissimo. Ripeterò questo blocco di una diminuzione e 7 maglie alte per 6 volte e mi ritroverò con 48 maglie alte. Quindi io andrò avanti in questo modo per questo giro e per i prossimi giri successivi. Ovviamente, come ho fatto poco fa, vi lascerò una schermata dove vi mostrerò esattamente lo schema che andrò ad eseguire adesso io. Quindi non ci si può sbagliare. Nel frattempo io continuo e vado a lavorarmi le mie 7 maglie alte. Eseguito tutto lo schema delle diminuzioni ci ritroveremo a questo punto, ovvero con le ultime 6 maglie alte. Cosa andrò a fare? Andrò a lavorare una diminuzione di 6 maglie alte, quindi 6 maglie alte chiuse insieme. Vediamo subito nel dettaglio. Entro nella prima maglia alta, vado a fare una maglia bassa, entro nella maglia della maglia bassa e prendo il filo e ho 2 asole. A questo punto carico il filo, vado nella maglia successiva e prendo il filo, chiudo solo 2 asole e ne ho 3. Continuo così, prendo il filo, chiudo sempre solo le prime 2 e ho 4 asole, carico il filo, entro, prendo il filo, chiudo le prime 2 e ho così 5 asole. Ripetiamo per l'ultima volta. Ho così 2, 4, 6, 7 asole. Carico il filo e vado a chiudere tutto insieme. E voilà! Vado a fare una catenella di sicurezza. A questo punto posso tagliare il cordino
e a nasconderlo all'interno della lavorazione. Quindi questo sarà il risultato una volta conclusa la lavorazione. Ancora manca qualche dettaglio, qualche accessorio come la chiusura e la tracolla, ma lo vediamo subito dopo. Come notate, tra un giro e l'altro di maglie alte si formano questi scalini. Volendo è possibile perfezionare la parte superiore della patellina frontale. Quindi vado a prendere cordino e uncinetto e vado a definire. Inserisco l'uncinetto in questa maglia, quindi prendo solo la catenella. Questa non sarebbe altro che la prima maglia bassa che mi è servita per alzarmi a maglia alta e questa è la seconda maglia bassa, non chiusa perché ho fatto la prima diminuzione. Comunque inserisco l'uncinetto, lascio un po' di cordino e lo tiro fuori. Vado nella seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. In questa maglia qui invece vado a lavorare una maglia bassa perché qui si trova lo scalino che io non voglio accentuare più di tanto. Una maglia bassa nella maglia alta successiva e qui che c'è lo scalino nella maglia vado a fare una maglia bassissima. Quindi in base alla maglia che ho al di sotto alternerò una maglia bassissima o una maglia bassa. Non mi rimane che andare ad applicare la chiusura a cartella, quindi posiziono bene la chiusura al centro. Per esempio io la vado ad applicare esattamente 1, 2, 3, 4 al quarto giro di diminuzione a maglia alta. Applico anche la parte retro che va inserita all'interno e poi vado a chiudere semplicemente le due alette. E voilà! A questo punto mi occupo della parte superiore. Qui bisogna allargare un po' e inserire la lavorazione all'interno in questo modo, semplice semplice. E poi vado a stringere questa parte dove ci sono i dentini. Ok, ed ecco fatto. E anche la chiusura è stata applicata. E voilà, questo è il risultato, la borsa è pronta, io spero vi piaccia, a me piace tantissimo, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento io rimango sempre disponibile sui miei social dove vi invito a seguirmi. Seguitemi anche qui sul canale iscrivendovi e attivando la campanellina per ricevere le notifiche, in questo modo non vi perderete tutte le altre super novità. Detto questo vi saluto, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, un bacino a tutti!